Catelloni, ah bello. Ciao Cate, come stai? Volta una Lui è Catello. Come ho raccontato nel mio primo video sul canale, è il mio migliore amico da ben 20 anni e quindi so con certezza che odia tre cose: le attività pericolose, non avere il controllo della situazione e, da buon tifoso napoletano, la Juventus. Allora Cate, vieni che ti dobbiamo mettere la benda. Che palle, su. Sei contento Cate che sei bendato? No. E invece sì che sei contentissimo. Ora vi starete chiedendo perché lo stiamo bendando, dove lo dobbiamo portare, ma per scoprire ciò dobbiamo fare un passo indietro e tornare a gennaio 2020, mese in cui ho dato a Catello il suo regalo di Natale, di cui purtroppo non abbiamo potuto usufruire subito perché poco dopo è scoppiata la pandemia. Allora Catello, ti ho fatto un regalo, perché io credo che nella vita l'esperienza è più importante degli oggetti materiali e soprattutto credo che se hai una paura devi sfidarla, Cate. La devi sfidare. Quindi Cate, vieni Cate, andiamo a fare il fly in the sky in coppia, io e te, 500 metri da terra, 700 metri a 110 km/h ci lanciamo con una zipline. Quanto sei contento, Cate? Era palesemente felicissimo ed entusiasta. Andiamo. Andiamo. Grazie. No, Catello. Però C'è pure, Cate. se ci rimango, lo dico subito. No, Sta venendo a piangere nel frattempo. no, vabbè, ho un po' paura. Un po' di paura, sì. Allora ragazzi, andiamo a fare il fly in the sky. Ma adesso torniamo ad oggi, giugno 2021. Dopo averlo bendato e depistato per bene, siamo saliti in macchina e siamo partiti alla volta di Rocca Massima, un piccolo paesino in provincia di Latina, su un cucuzzolo di una montagna, dove ci hanno fatto vivere questa esperienza fantastica. Ti sei portato la borsa frigo, Cate? Guarda che mica domani al mare. Oh, Cate, stai a barà, non abbassarla, Ti mando un attimo un messaggio. No. L'ultimo messaggio. No, l'ultimo messaggio. Allora, l'ultimo messaggio glielo famo mandare. Cate, sta a posto? Allora, consiglia che adesso tu verrai sotterrato sotto tipo un cumulo di sabbia. Non torno a casa, se mi fa sentire male, porco due. Mi sotterri? Ma non ti preoccupare, Cate, ti puoi fidare di noi. La chance una è o mori in macchina con Andrea che guida oppure mi fai morire tu, perché chissà che cazzo mi fai fare e mi fai No, sicuro. Cate, devi dire sì alla vita, Catello, devi dire sì alla vita. No, diciamolo insieme, di sì alla vita. Non mi grattava. No, Cate, com'è il panorama dal finestrino? Hai visto che cavolo? Ma anche il viaggio in auto, inaspettatamente, è stata un'esperienza molto divertente. Ti stiamo a portare a Federico Fashion Style, Cate. No, ce l'ho appoggio, porco due. Anzi, andiamo. Troppo di queste inquadrature, sta lui bendato. Col naso pure tappato così, ci stira prima dell'arrivo a Anzio. Non so dove C'è la andare. telefonata della ragazza Catello. Sara. Oh, ma sta bendato, ecco perché non mi risponde al telefono. Beh Sara, le ultime parole che vuoi dire al ragazzo tuo quali sono? Cate, lasciami qualcosa. Fammi il testamento, Cate, perché fidati che va a finire male, Ma perché Ma mi quanto devi sono mettere belle! tutto questo? Quanto sono vecchie belle! le Quanto vecchie sono belle le vecchie dei paesi! Le vecchie di Anzio. Bungee jumping non lo faccio sicuro. Se è bungee sicuro jumping non lo faccio, te lo dico adesso proprio. Base jumping Che cazzo è? è il paracadute. No. 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 Nuotata coi fenicotteri rosa? Quella sì. Quella sì. Come rinunciare alla nuotata coi fenicotteri rosa? E si sale, e ancora sale. Catello sta là per sbrattare. Sì. Catello non vomitare. Più piano, sì. E dopo 45 minuti di curve, tornanti e strade in salita, siamo finalmente arrivati a destinazione, a Rocca Massima. Cate, dici le tue impressioni. Tra poco me Dai, cago dai. sotto, però. Va bene. Abbiamo subito conosciuto tutto lo staff del Flying in the Sky ed in particolar modo Paola, la guida turistica che ci ha spiegato in cosa consisteva l'esperienza adrenalinica che avremmo fatto da lì a poco. Si chiama il volo del falco pellegrino. Perché? Perché qui sopra vola il falco pellegrino. Il percorso è lungo 2 km e 225 metri. È il più veloce del mondo, il più lungo d'Europa. La velocità che si raggiunge dai 140 ai 160. La velocità raggiunta massima è stata 172 km orari. Il dislivello è di 350 metri. Si percorre in un minuto circa. Niente paura e non si soffrono vertigini, perché la vertigine si percepisce se tu stai con i piedi in terra e non senti nemmeno la velocità. Lei la
mai fatto il volo? Io l'ho fatto. Sì, com'è stato? Molto bello, poi io sono intrepida, seppure una coraggiosa. Ed in particolar modo ci ha raccontato la storia del bellissimo paesino in cui ci trovavamo, Rocca Massima. Rocca Massima è una rocca. È una rocca forte con il palazzo dei nobili. Si chiama Rocca Massima perché è costruita su un monte Massimo. Sì, La parte più alta è 750 metri. sì. È stata costruita nel 1202. È stata costruita qui la roccaforte perché domina tutta la pianura pontina. C'è il vulcano laziale, questo che abbiamo di fronte noi è il vulcano laziale con 5 picchi. Qui è la Valle del Sacco e dietro le montagne siamo già in Abruzzo. Bellissimo. Prima di volare però volevo togliermi l'ultimo sfizio e volevo far volare Catello, tifoso sfegatato del Napoli con la maglia della acerrima nemica, la Juventus. Però c'è una cosa importante te lo dico. Tu devi fare il volo con un indumento. Ma è una cosa. No, 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 ma no, 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 vai via, no, Dai, vedete, la metti sopra, dai. Sopra, no, no, per forza, no, 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 levati. Bacia, allora bacia. Ma che baciala, ma levati di questa maglia. No, ma nessuno. È già bianco e nero. Il tentativo ovviamente è stato totalmente vano, perché va bene lanciarsi da 6 milioni di metri con una zipline 130.000 km, va bene farsi portare in un posto sconosciuto bendato, ma guai a indossare la maglia della Juventus, guai anche solo a toccarla che è velenosa, per carità di Dio. E dopo averci imbragato ed averci fatto indossare tutti i dispositivi di protezione, ci hanno appeso letteralmente come due salami. Giù la testa. Insieme, piano piano, vi sbilanciate in avanti e te lasciate andare. Porca puttana. Sai qual è? Sì, vai. Porca puttana. Siamo agganciati sicuro? Qual è? 3, 2, 1. Porca trottola! Cadè, ti ho voluto bene, amico mio! Porco due, qual è? Io t'ammazzo. Cadè, l'ultima frase che mi vuoi dire? T'ammazzo. Come t'ammazzo? T'ammazzo proprio, qual è? Catello sempre molto felice, entusiasta e per niente rancoroso nei miei confronti. Di sempre sì alla vita, Cadè. Sì alla fine. E poi ci hanno lanciato. Io ve lo giuro, mi stavo letteralmente a fare la pipì addosso dalle risate. Cioè veramente solo a pensarci rido ancora, perché mi giravo e guardavo la sua faccia e mi sentivo male da ridere. Ma poi le sue urla, cioè è stato tragicomico. Praticamente a metà del lancio gli è calata la maschera sotto gli occhi e si è fatto metà del volo senza vedere una ceppa. Una volta atterrati, Catello ha subito condiviso le sue impressioni a caldo. Porca puttana. Com'è stato? Mamma mia, una figata. Ehi, sta a piangere, Piagne. Porco due, qual è? Io t'ammazzo. Una figata, una figata. E poco dopo essere atterrati abbiamo incontrato la signora Paola, la guida turistica, che ci ha lasciato qualche perla. Quindi se venite a Rocca Massima a fare il Fly in the Sky, il volo, trovate la signora Paola. Lo sai qual è il motto del mio canale? Lo sai, anzi il tuo, Paola. Il motto è dire sì alla vita. Bravo. Sempre. Trovare il bello pure dove non c'è. Sono d'accordo. La vita ce n'è concessa. Certo. Bisogna viverla. Sono A modo nostro. Mi devo iscrivere? Se vuole, sì. Perché no? Un iscritto live abbiamo reso. E che fa? Bisogna via la palla in balzo. Come si dice? Sì alla vita. Ma anche la signora Paola dice sì alla vita. Sì, sì, Il sempre motto? sì alla vita. Sì, sì, sì. L'ha sposato anche la signora Paola. Video per video li convertiamo tutti. Ma anche la signora Paola che è convertita. È lei che ce lo insegna a noi. Mi piace più vivere le storie che farle. Viverle a massimo. Io ho un sacco di amiche, tutte lontane. Sì, E noi ci incontriamo almeno 4 volte l'anno, tutte insieme. sì. Andiamo, prendiamo l'hotel, albergo, cose e ci facciamo una settimana, 4 giorni, tutte lontane, Spagna, Puglia, Sicilia. Però se ci si trova. Spettacolo. Lei non è pazza, è innamorata della vita, che è una cosa Sono molto innamorata bella. della vita, sì. Ciao Paola! La bellezza
di vivere esperienze è anche creare connessioni, conoscere nuove persone, che forse è una cosa ancora più bella del vivere l'esperienza, no? Allora, Cate, com'è stato? Ti sei divertito? Bello, bello. No. Sta la voce, qua dormono. Ma che dormono? Sono le 8 di sera. Io sono contento di aver fatto avanti, questa esperienza. Sì. Molto contento. Amico mio, anche se mi hai detto... E come la signora Paola, anche io sono innamorato della vita. E ne ho avuto l'ennesima conferma quando da lassù, seduto su un muricciolo con i miei amici, ho visto il sole tramontare tra le imponenti montagne. E mi sono emozionato pensando a quanta meraviglia ci circonda. La verità è che cerchiamo il bello ovunque, ma non ci rendiamo conto che ce l'abbiamo sotto il naso. La felicità nelle cose semplici, negli attimi vissuti appieno, quando prendi a morsi la vita. I momenti più significativi della mia esistenza li ho vissuti quando ho iniziato a dire sì alla vita, quando ho iniziato a uscire dalla comfort zone, quando ho iniziato ad accogliere a braccia aperte tutto ciò che veniva. Perché ho capito che è lì che si celava la felicità. E la vera gioia non è tanto vivere il momento, quanto condividere il momento. Perché la felicità è reale solo quando è condivisa. Il messaggio che vorrei far passare è che non serve fare cose folli o pericolose per sentirsi vivi o felici. Quello che davvero mi porto da questa giornata non è tanto il volo ad alta quota, ma sono le risate, le emozioni ed i momenti in cui mi sono reso conto che ero davvero felice e che stavo collezionando l'ennesimo meraviglioso ricordo da custodire per sempre nel cuore. Credo che siano i ricordi e le emozioni vissute a rendere un uomo ricco. Ed io mi sento ricco.